Ciao, benvenuti a Funky Junk Studio. Oggi vedremo la nuova Sum in Box Mixing Console di API The Box 2. A 6 anni dall'uscita della prima versione, API presenta il nuovo The Box 2, mantenendo lo stesso design compatto ma ampliando e rafforzando le sue funzioni, rendendolo ideale per le nuove esigenze di mercato e perfetta per le piccole e medie produzioni musicali. Vediamola nel dettaglio. Tante sono le differenze di questa nuova console rispetto alla versione precedente, a partire dagli ingressi microfonici e dagli slot della serie 500 che passano da 4 a 8. Ciononostante, la praticità e la versatilità sono le costanti di questo nuovo The Box 2 che, configurato come una split console, garantiscono un ordine e una semplicità d'utilizzo fuori dal comune. Di fatto, sulla parte sinistra troviamo la sezione dedicata al recording con gli 8 ingressi microfonici, sulla parte destra la sezione dedicata al mixdown con i 16 ingressi di somma e nella parte centrale la master section. I canali d'ingresso utilizzano preamplificatori 548B, gli stessi che ritroviamo sulle console 1608 e 2448. Con 65 dB di guadagno e l'utilizzo dei 2520 op-amp garantiscono la confortante qualità sonora API. Nello specifico, il canale è composto da Phantom Power, inversione di fase, pad di 20 dB sull'ingresso microfonico, 6 dB sull'ingresso di linea e selettore per decidere il tipo di ingresso microfonico o di linea. A seguire abbiamo gain d'ingresso, filtro passa alto fisso a 50 Hz e selettore per decidere se utilizzare i meter pre o post fader. Insert bilanciato su tutti i canali della console e direct out sui primi 8 canali, su cui abbiamo la possibilità di decidere se prelevare il segnale pre o post fader. Come nella precedente versione, i due compressori 527 possono essere assegnati sui primi 4 ingressi microfonici e attraverso l'apposito switch abbiamo la possibilità di decidere se utilizzarlo pre o post insert. Sopra gli 8 ingressi microfonici troviamo 8 slot della serie 500 che possono opzionalmente ospitare EQ dinamiche API o terze parti compatibili. A livello di signal flow ricordiamo che sui primi 4 canali, se non viene selezionato il tasto Compost, gli slot della serie 500 si inseriscono dopo il preamplificatore e dopo il compressore. Diversamente, dal canale 5 al canale 8 si trovano subito dopo la sezione di preamplificazione. Di seguito troviamo gli ausiliari, di cui 2 mono e una stereo. Su entrambi troviamo tasto di attivazione e selettore pre o post fader. L'ausiliare a 3/4 può essere opzionalmente assegnata allo stereo EQ. A seguire abbiamo pan di canale, assegnazione sullo stereo bus, safe in caso di utilizzo di solo in place, solo, mute e fader di canale da 10 cm. Un'altra novità di questo nuovo The Box 2 riguarda i 4 ingressi instrument che ora ritroviamo nella parte frontale sotto i fader, per un utilizzo più pratico e veloce. La parte di somma, grazie a un utilizzo intelligente dello spazio, dà subito una sensazione di ordine e semplicità d'utilizzo. Di fatto è la possibilità di richiamare l'insert, assegnazione sull'ausiliare pan e assegnazione sullo stereo bus. Per tutti coloro che preferiscono utilizzare automazioni in The Box, anche questa console prevede l'utilizzo della funzione 0dB, che disabilita il fader, permettendo così un recall istantaneo dei propri mix. Spostandoci nella sezione centrale, la master section è composta da 4 sorgenti esterne assegnabili sia sulla control room che sulle cuffie. A seguire abbiamo le master Q, aux master, Tollback e Control Room, dove ho la possibilità di attaccare 2 coppie di casse. Non ultimo abbiamo Insert sullo stereo bus e Program Sum In, altro segnale stereo che arriva direttamente sullo stereo bus, che può provenire ad esempio da una somma di un altro The Box per una possibile espansione. Concludiamo con i 2 compressori 527 VCA. Di default sono assegnati sullo stereo master, ma ricordiamo che possono anche essere utilizzati sui primi 4 canali. Per chi volesse sfruttare appieno le risorse di questa console, ricordiamo che è possibile utilizzare i 16 ingressi di somma come 16 ingressi di linea opzionali e gli insert stand su questo banco sempre attivi come dei veri e propri direct out, portando il banco così a un totale di 24 in, 24 out. A nostro avviso è difficile trovare una console così completa e compatta sul mercato. Considerato poi che utilizza gli stessi circuiti e componenti delle console più grandi come 1608 e 2448, è la soluzione ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di una console di piccole dimensioni ma dalla indiscutibile qualità sonora. API di fatto offre una console con una flessibilità e un flusso di lavoro che si integra perfettamente con la nuova concezione di home studio recording. E con questo è tutto. Per dubbi e domande non esitate a contattarci. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, attivate la campanella delle notifiche e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Non mi resta che salutarvi e aspettarvi alla prossima. Buona musica!